Ciao, sono Ivan, ho 40 anni e non vivo in Italia da oltre un decennio. E non è sempre stato per scelta. Visto le scariche, si ripropone l'intento di raccontare la vita di mio padre, che ho sempre creduto fosse molto intensa ed interessante. Racconterò di come le sue scelte, le sue decisioni abbiano influito in primis sulla vita di mia madre, in secondo luogo sui miei fratelli, che sono entrambi più grandi di me e che non ringrazierò mai abbastanza per avermi protetto tutte le volte, e sono state tante, in cui si è rivelato necessario. E di come le decisioni di mio padre abbiano influito sulla vita di persone al di fuori della famiglia, in maniera per alcuni molto profonda, per altri più marginale, ma sicuramente per tutti indelebile. L'intento è principalmente quello di fare un viaggio introspettivo per me, in cui poter rivedere delle scelte, delle decisioni, in cui poter rivivere il passato, in cui poter rivivere quello che è stato fatto. Ho pensato molto a lungo, per anni, a cosa, come e quando farlo. Ho scritto pagine su pagine su pagine di pensieri, riflessioni, evoluzioni, perché potessero aiutarmi nella ricerca degli errori fatti da parte della mia famiglia, potessero aiutarmi nella ricerca di me stesso, potessero forse anche aiutarmi nel perdono in qualche modo. E tutto questo mi ha portato ora di fronte a questo microfono, perché nello sviluppo di questa vicenda ho pensato che forse raccontarla in questo modo con degli audio sarebbe stato utile per me, ma non solo, perché potrebbe, credo, essere utile anche per tutti coloro che avranno voglia di ascoltarla, ma anche per quelli che stanno vivendo o hanno vissuto in passato le stesse problematiche, e perché no, potrebbero anche decidere di interagire con me, di commentare, di prendere spunto per poter risolvere i loro problemi, o magari semplicemente dare le loro idee in merito al modo che hanno adottato per poter risolvere i loro problemi in passato. Ecco, trovo che possa essere importante in questo senso l'essere utile per gli altri, perché la tendenza principale, o perlomeno quella che la mia famiglia ha adottato, è stata quella di chiudersi nella propria cerchia ristretta, in questo caso all'interno della famiglia, senza appoggiarsi a nessuno, senza chiedere effettivamente aiuto, se non quando è stato necessario chiedere soldi a qualcuno, con chiaramente tantissima vergogna e tanto rammarico per questo. La mia famiglia in qualche modo si è creata terra bruciata intorno a causa del fatto che si siano a volte avvicinate a delle persone solo per ragioni economiche, ed è qualcosa che sicuramente non farebbero di nuovo. E come dicevo, queste sono quelle sensazioni, quelle condizioni che ci portano a vergognarci di tutto ciò. E non è vero che le persone non si rivolgono agli altri o non si appoggiano agli altri per pigrizia, perché questa è una situazione che porta vergogna, specialmente se è qualcuno così vicino a noi a crearcela, e quindi non vogliamo esternarla, non vogliamo dire che nostra madre o nostro padre ci hanno messo in una condizione di assoluta impotenza e profondamente scomoda. Non è qualcosa che vogliamo raccontare, quando invece forse l'ideale sarebbe, anche solo per vivere
il tutto in maniera più leggera sarebbe appoggiarsi ad un parente, ad un amico, confidarsi, fare riferimento anche ad un professionista, che può essere ovviamente uno psicologo, perché no? Molte persone pensano che rivolgersi ad un professionista sia un segno di debolezza o di pazzia, quando invece potrebbe essere la chiave, specialmente di situazioni che non si sanno gestire. Ecco, questo è quello che mi piacerebbe poter fare. Ovviamente io non affronterò questo con nessuna competenza accademica. Io sono una persona comunissima con un lavoro normale, non ho preparazioni accademiche, non ho studiato, e quindi affronterò e andrò attraverso questo percorso, questo viaggio, semplicemente con quella che è un po', se vogliamo, l'eredità che mi ha lasciato mio padre, che è l'esperienza rispetto a questo tipo di vicende. Ed è così che la racconterò nei suoi dettagli e in tutti i suoi particolari. Certo, è chiaro che affronteremo problematiche psicologiche, problematiche familiari, ostacoli economici che sicuramente ci sono stati molto molto importanti e molto profondi, tanto da spezzare moltissime relazioni. Ma appunto, come dicevo, le affronterò così, con quello che io posso portare a questa storia e soprattutto con la verità, perché questa è soprattutto una storia vera. È una storia d'amore nelle sue mille forme, è una storia di illeciti, è una storia di crimini, è una storia di persone, è una storia di persone terribili, molto cattive, è una storia di rivalsa, è una storia di business, è una storia molto complicata che si sviluppa su vari fronti e con, potrei dire, vari personaggi, ma che in realtà sono persone realmente esistite, che hanno preso parte effettivamente a questo racconto, che oggi in alcuni casi non ci sono neanche più, purtroppo. Ho deciso di chiamare questo podcast Pistole Scariche perché è una metafora della vita in cui tutti ci siamo trovati almeno una volta, perché, come potete vedere, l'ho scritto S/cariche. Questo sta a significare quanto spesso ci sentiamo, come si dice di solito, carichi a pallettoni, ovvero pronti ad affrontare qualsiasi cosa, a spaccare le montagne, ad essere propositivi e d'appoggio e di sostegno e di supporto per noi stessi e per gli altri. Altre volte magari ci sentiamo un pochino più giù di corda o un po' più tristi o depressi, e questo, ok, fa parte della vita, sono entrambe situazioni che tutti viviamo e va benissimo anche in determinate situazioni toccare il fondo, ma l'importante è sempre risalire, trovare una ragione, una situazione, una persona per cui è importante risalire la china. Quello che non va mai bene è adagiarsi sul problema, bisogna sempre trovare una soluzione e risalire, reinventarsi, come ha fatto la mia famiglia 1000 volte e come hanno fatto altre 1000 famiglie al mondo da sempre. Questo è l'importante, trovare una ragione per poter ricostruire tutto. E ora che sono qui e ci penso, è possibile che la mia ragione per ricostruire il tutto, sì, sono state anche le persone accanto a me, per cui abbiamo e ho voluto risalire, ma forse anche l'eventuale utilità di questa storia, che può essere d'oro per qualcun altro, perché no? Le pistole scariche, e anche quelle cariche purtroppo, sono un riferimento anche alla mia di vita personale, di quando ero semplicemente un bambino, ma questo è un argomento che affronterò più in là. Ho deciso di suddividere questo podcast in episodi perché passerò attraverso 60 anni di storia, per quanto sia strano da sentire, ma è appunto una storia molto lunga, e per fare tutto questo dovremo tornare molto indietro nel tempo, perché è necessario ripartire veramente dall'inizio. E se voi avrete il piacere di seguirmi,
io avrò il piacere e la motivazione per continuare perché saprò che sarò in buona compagnia. E quindi adesso, se volete farlo con me, sarà necessario fare un passo indietro nel tempo e tornare al 1945.